Benvenuti a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e in questo video andiamo a realizzare un circuito molto interessante ma semplice, un indicatore di tensione con 5 diodi LED. Non useremo né Arduino né microcontrollori, ma solo 5 LED, 5 resistenze e 5 diodi Zener. Vedremo come all'aumentare della tensione da 4 a 13 volt dei diodi LED si accenderanno in sequenza, dal minimo 4 volt fino a un massimo di 13 volt. Questo circuito è semplice, ma è utile per capire la legge di Ohm, come funziona il diodo Zener e come calcolare la potenza dissipata dai singoli componenti. Ok, passiamo allo schema e poi lo andiamo a realizzare sulla breadboard. Vediamo ora come funziona lo schema. L'alimentazione può variare da circa 4 a 13 volt in corrente continua. Il circuito è composto da 5 rami identici, ciascuno formato da una resistenza, un LED e un diodo Zener. La resistenza è da 1200 ohm, limita la corrente che attraversa il LED e il diodo Zener, quindi protegge i componenti. Il principio di funzionamento è molto semplice. Ogni diodo Zener ha una piccola tensione caratteristica: 4,3 volt, 6,2, 8,2, 10, 12 volt. Quando la tensione di alimentazione supera il valore dello Zener, in quel ramo inizia a circolare corrente e accendiamo il diodo LED corrispondente. Ad esempio, quando raggiungiamo 4,3 volt si accende il primo diodo LED, aumentando arriva a 6,2, accendiamo il secondo LED. Ho messo rosso, rosso, yellow, giallo, verde, verde. Quindi accendiamo aumentando la tensione fino a accendere tutti i diodi LED. In questo modo otteniamo un indicatore visivo del livello di tensione senza utilizzare né circuiti integrati o microcontrollori. Questo progetto è particolarmente interessante perché permette di comprendere il funzionamento dei diodi Zener come riferimenti di tensione e di vedere in pratica l'applicazione della legge di Ohm. Ok, preparo tutti i componenti e andiamo a realizzare il circuito sulla breadboard. Ho preparato la breadboard, quindi i componenti. Trovo i 5 diodi Zener. Io ho il valore di tensione di riferimento indicato sopra a ogni parte dei diodi: 4,3, 6,2, 8,2, 10 e 12 volt. Se voi non sapete a quanto corrisponde il valore del diodo Zener, adesso lo andiamo a vedere. Allora, questi sono i diodi. Mi sposto. Ho preparato 5 diodi LED, 2 verdi, 2 rossi e 1 giallo, e in più 5 resistenze da 1200 ohm con il codice colore marrone, rosso, rosso. Ho realizzato un circuito semplice per misurare la tensione di lavoro di questo Zener. Io già so che è di 4,3, ma se voi non lo sapete, fate così. Allora, l'alimentazione positiva e negativa sulla breadboard, una resistenza da 1K, mettiamo il catodo del diodo Zener sulla resistenza e l'anodo sul negativo. Prendiamo il tester, mettiamo in tensione, mettiamo il negativo, puntare nero sul negativo, puntare rosso sul catodo del diodo Zener. Io accendo, non vi faccio vedere. Allora, parto da 1 volt e troviamo 1 volt. Ho messo 3 volt e troviamo
3 volt, sono arrivato a 5,6 e troviamo 4 volt, anzi ve lo posso far vedere spostando il puntale. Troviamo 5,6 l'alimentazione, sul diodo Zener troviamo 4, ma per leggere il valore ottimale del diodo Zener bisogna aumentare almeno di 4 volt il valore superiore, quindi aumentiamo ancora di più, porto a 7, quasi 8 volt. Andiamo a vedere, a 7,3 volt sul diodo Zener troviamo 4,23, e su 4,3 proviamo a portare il valore a 10 volt. Ok, 10 volt, quindi sul diodo Zener dovremmo leggere 4,3, 4,42, un po' di tolleranza c'è, ma il valore è questo, 4,3, 4,3, 4,4. Incominciamo a realizzare il circuito. Allora, prendiamo il dio di LED, il più lungo è l'anodo, il più corto è catodo, quindi l'anodo andiamo a portare l'alimentazione positiva. Facciamo così, mettiamo rosso, rosso, giallo e infine mettiamo i verdi. 1, e 2. Aggiungiamo le resistenze da 1200 ohm, mettiamo direttamente così. Ho messo tutte e 5 le resistenze e andiamo a inserire i diodi Zener. Allora troviamo il catodo con l'asticetta e l'anodo senza il bordo colorato, quindi andiamo a mettere il catodo sulla resistenza e l'anodo al negativo, così. Questa è da 4,3, metto a 6,2, 8,2, 10 e 12, non ve lo faccio vedere, sul lato negativo della breadboard inferiore. Questo lato della breadboard non è collegato a questo, quindi vado a mettere un ponticello negativo e negativo. Questo è tutto il circuito. Proviamo a dare alimentazione e vediamo se funziona. Ho collegato il tester, così andiamo a vedere la tensione di riferimento. Accendo l'alimentatore, sto fornendo 1,2 volt, aumento, infatti siamo arrivati a 4,6, incomincia a accendersi il primo diodo LED. Se salgo questo a 6,2 si dovrebbe accendere, si accende un po' più sopra, ok, dovrebbe accendere il giallo, a 8,2 un po' più sopra, dovrebbe accendere il verde, questo non si accende, si è acceso questo si dovrebbe accendere, siamo a 15, arrivo a 18, non si accende. Vado a cambiare questi due diodi LED che non mi piacciono. Ho cambiato anche il giallo e i due verdi. Do alimentazione, ok, 1 volt, saliamo 3 volt, torno a 4, si comincia a accendere il primo, torna a 7, si accende il secondo, torna a 8, 9, a 10 si accende il terzo,
Qua vediamo a 12 volt si accende il quarto, intorno a 15 si accende il quinto. Per avere una illuminazione omogenea devo arrivare quasi a 20 volt. In teoria i LED dovrebbero accendersi alle tensioni dei rispettivi di Zener, ma nella realtà è necessario considerare anche la caduta di tensione del LED e la corrente necessaria per far lavorare correttamente i diodi Zener. Per questo motivo le soglie di accensione risultano più alte di quelle indicate sul valore. Difatti, per accendere tutti i diodi LED sono quasi a 20 volt, quante ne bastavano 13. Questo dimostra come in elettronica sia importante affiancare sempre la teoria alle misure pratiche, perché i componenti reali non si comportano in modo ideale. Andiamo a vedere le tensioni di riferimento dei diodi Zener se sono esatti. Allora, do alimentazione, gli do sempre 20 volt così accendo tutti. Allora, sul primo diodo Zener trovo 4 e 6, giusto? Dovrebbe essere 4 e 3, ma c'è sempre un margine del 5%. Sul secondo 6 e 2 trovo 6 e 3, sul terzo trovo 8 e 2, trovo 8 e 3, 8 e 4, sul 4 ci dovrebbe stare 10 volt, infatti troviamo 10 volt, sul quinto dovrebbe stare 12, 12 e 3. Proviamo a misurare la corrente di ogni ramo. Per fare questo bisogna collegare il tester in serie. Allora facciamo così, spostiamo un ramo, fa diodo e resistenza, così da poter inserire il tester e misurare l'assorbimento di corrente. Andiamo a impostare i puntali. Allora lasciamo il nero sul COM e andiamo a mettere il rosso su microampere. Mettiamo in scala in milliampere, do tensione, non si è acceso nulla, andiamo a inserire i puntali, aspettate, così, in serie. Infatti, aspettate che giro, valore negativo, si accende il diodo LED e trovo 11,6 mA sul primo diodo, sul secondo 10 mA, sul terzo, se riesco senza cortocircuitare nulla, si accende il LED, trovo 8,6 mA, sul quarto 7 mA e ultimo 5 mA. Facciamo due calcoli. Allora, la tensione del primo Zener è 4,3 volt. Il LED rosso è su per giù 2 volt. Abbiamo una resistenza da 1,2 k ohm, quindi la corrente I è uguale a 20, che è la tensione di alimentazione che gli ho dato, meno 4,3 meno i 2 volt, diviso la resistenza che è di 1200, quindi I 20
20 meno 4,3 13,7 diviso 1002 dà come risultato, aspettate che prendo la calcolatrice, all'incirca 11,4 milliampere. Io ho misurato 11,7 milliampere, è praticamente perfetto. Controlliamo, quindi sto fornendo una tensione di 20 volt, non vi faccio vedere perché sta impostato il tester in milliampere. Andiamo a misurare la corrente, 11,67, perfetto. Proviamo anche un altro diodo, proviamo sul diodo giallo, trovo 8,6 milliampere. Facciamo un attimo i calcoli. Allora, giallo 8,6 milliampere. Allora, i 20 volt alimentazione meno quello giallo 8,2 meno 2 del LED diviso 1002 della resistenza, quindi è uguale 24 9,8 diviso 1002 dà all'incirca 8,2 milliampere. Ci siamo. Prima di misuriamo l'ultimo sul, aspettate, faccio così, questo riquadro, l'ultimo diodo LED che è di 12 volt, quindi facciamo 20 meno 12 meno 2 diviso e 2 è uguale a 20 12 14 quindi 6 diviso 1002 ci dà 5 milliampere. Ok, andiamo a misurare sul quinto LED se troviamo 5 milliampere. Andiamo a controllare il quinto LED, cercando di non fare corto. Si è acceso, 5,3 milliampere. Perfetto. Siamo giunti alla fine del progetto. Abbiamo visto come realizzare un semplice indicatore di tensione con solo 5 diodi LED, 5 resistenze e 5 diodi Zener. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.